benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione del filato Tylurex di casa Tessiland. Prima di addentrarci nella discussione vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Filato Tylurex di casa Tessiland, un filato concepito per la realizzazione di borse che resta comunque morbido, è un cordino che però non è rigido nella lavorazione o quantomeno non è tra i più rigidi, ne ho sicuramente testati di più strong. Oltre ad avere un parco di nuance molto interessante perché abbiamo tanti colori tra i quali scegliere, il filato Tylurex è, come già vedete, caratterizzato dalla presenza di questi inserti in lurex che assolutamente fanno la differenza e donano questa luminosità che solo questo cordino possiede. Andiamo a vedere nel dettaglio come si compone. Vediamo se riuscite a leggere con me. Abbiamo una rocca da 200 grammi, cordino tie con inserti lurex, composizione misti cotone, miste viscose metal. Le diverse componenti potrebbero portare a differenze di spessore tra i diversi colori. Questo lo possiamo incontrare come una caratteristica, diciamo, di tutti i filati. E lunghezza orientativa 200 metri, quindi abbiamo 200 grammi per 200 metri a rocca. Lo spessore del diametro è circa 1,8 mm, quindi quasi 2 mm, e si consiglia l'uncinetto 3 e 4 per la lavorazione. Naturalmente, come già sicuramente saprete, l'uncinetto di lavorazione poi ce lo andiamo a scegliere un po' da sole, specialmente se siamo un po' più esperte. Il filato si presenta come un piccolo tubolare, abbiamo detto che non supera i 2 mm, anzi ne è leggermente al di sotto, e rimane, come ripeto, molto morbido nonostante abbia una consistente componente lurex, ma molto della luminosità lo fa anche il bagno di colore. Vedete questa tonalità cipria come esce fuori. Vediamo come si comporta nella lavorazione. Vi faccio vedere due progetti. Il primo, le veterane del canale lo ricorderanno, è la mia super borsa double face, realizzata in questo caso con il Tylurex rosa cipria e con il punto Susanna, e quindi classico punto Susanna che poi io ho applicato su rete, quindi non è tecnica bargello. In questo caso ho lavorato appunto il pannello e poi lo ho cucito sulla rete. Guardate che meraviglia, classico punto Susanna, molto chiuso, sicuramente molto elegante, come del resto volevo fosse la mia borsa. Un altro progetto tra i vari che ho realizzato è questa pochettina, vedete ho foderato, in questo caso anche ho utilizzato la maglia alta per la lavorazione e ho applicato poi il mio pannello alla rete, quindi anche in questo caso non ho utilizzato la tecnica bargello, ma sicuramente la utilizzerò in futuro perché voglio vedere come si comporta nel ricamo ad ago appunto questo cordino, per vedere se mi occorrono un paio di passati oppure se ne è sufficiente soltanto una. Con la maglia alta, vedete, anche qua abbiamo un risultato davvero molto interessante. È un filato che davvero si presta anche alla realizzazione, come stiamo vedendo, di punti molto semplici perché è il vero protagonista. Ora naturalmente possiamo andare anche a realizzare dei progetti più elaborati, dei motivi più importanti, ma ripeto, specialmente per chi è alle prime armi, un punto Susanna, una maglia alta e guardate già che ottimi risultati riusciamo ad ottenere. Consiglio questo filato? Assolutamente sì. Lo trovo molto elegante, fine a se stesso, e lo trovo anche carino e interessante abbinato ad altri filati. Vedete, io qui ho abbinato un tie sublime e guardate che effetto che fa la bag una volta che l'ha volto su se stessa. Quindi assolutamente consiglio questo filato e vi invito a provare le varie nuance perché sono davvero tantissime. Io stessa le comprerei tutte.
Detto questo, fatemi sapere se conoscevate questo filato, se lo avete mai utilizzato e che cosa ci avete realizzato. Sono molto curiosa, qualora voleste anche farmi vedere qualcuno dei vostri progetti, vi invito a iscrivervi al gruppo di Facebook Le Croscettine Uncinetto di Sayubi Crochet, vi lascio anche di questo il link in descrizione. Spero di esservi stata utile con la mia recensione, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social e vi do appuntamento alla prossima recensione.